Una delle prove inaspettate più interessanti di tutto il festival non è la Commencal Tempo, la fan bike di Commencal, ma tutte le componenti TRP, la nuova trasmissione e i freni. I freni sono i DHR Evo, 4 pistoncini. Principale caratteristica che li differenzia da tutti gli altri sono i dischi da 2,3 mm di spessore. La trasmissione è la nuova di TRP. Qua abbiamo le pedivelle TRP Evo in carbonio, la loro corona. Per la catena si affidano a XMC perché non hanno la capacità produttiva per andare a fare anche le catene come fa SRAM, e sono delle ottime catene. Il pacco pignoni è un 1052, sembra avere un po' meno gap fra il penultimo e l'ultimo, 12 velocità, si appoggia sul corpetto microspline, quello di Shimano. Il deragliatore ha il cage lock come Shimano, come SRAM, per quando vogliamo bloccare la gabbia, che è in alluminio e carbonio, per togliere la ruota, far manutenzione. Questa copertura della frizione che blocca la gabbia è in carbonio, e c'è anche quest'altra frizione dentro qui che permette al cambio di non oscillare nel suo complesso in questa direzione. Tuttavia è una frizione abbastanza morbida, perché in caso che si prenda una pacca permette al cambio di muoversi senza che ci siano danni. Questo è stato un consiglio, a quanto pare, del meccanico di Iron Gwyn, quindi non. E il resto del montaggio di questa bici ha un Öhlins TTX ad aria, la Öhlins RXF 36 sempre ad aria, e ruote sono le Crank Brothers Synthesis con i mozzi 101 della Industry 9. Gomme c'ha un Dissector Exo, e davanti con un'intelligente mescola Max Grip un Minion DHR2. Devo dire che per ora sale davvero bene. Andiamo a vedere come vanno i freni e come si comporta la trasmissione anche in discesa. In salita è decisamente promossa. Dimenticavo un dettaglio sul manettino: si può regolare la posizione della paletta per scalare le marce, e dopo c'è questo switch, vedete, 1, 3, perché con 3 si possono cambiare fino a 3 marce contemporaneamente. Con 1, che è la cosa che apprezzano a quanto pare i downhiller, si possono fare solo un click alla volta. In salita si comporta davvero bene, sia con l'ammortizzatore chiuso che con l'ammortizzatore in posizione da discesa. Sento questo Öhlins TTX a 3 posizioni, aperto, medio e chiuso, che non è un lockout, è frenato nelle compressioni. Devo dire che sale davvero bene, molto composta, non bobba un granché e non è fastidiosa nella posizione chiusa come tante bici che sembra quasi che scalcino, che combattano l'ammortizzatore affinché affondi un po'. E il cambio, devo dire, molto fluido, sebbene abbia la catena abbastanza secca, però devo dire che le leve sono molto leggere da attuare e va davvero bene, interessante. Vediamo come va questa Commencal, e soprattutto freni e trasmissione. E si scava.
Guago Arsa. Oh. Wow, molto modulabili questi freni. Molta potenza, eccezionali, sì. Più modulabili dei Magura. Devo dire che la bicicletta va davvero una bomba, nonostante il setup pressoché nullo. Il cambio, considerate le due frizioni, me lo aspettavo un filo meno rumoroso. Tuttavia sentivo che sbatacchiava un po', però da quello che ho capito dovevano regolare la seconda frizione, ma va bene. La bici meriterebbe un setting un po' più mirato, cosa che non è stata fatta e secondo me potrebbe rendere di più. Tuttavia le leve dei freni sono molto morbide, si sente subito quando il freno attacca, ma non è brutale come Shimano che morde forte subito e dopo perde di potenza. Mordono progressivamente, sono molto modulabili, ma non come SRAM e i primi Hope che devi appenderti alle leve per farli frenare. Sono dei modulabili veri, perché progressivamente premi la leva senza mai troppa fatica e frenano sempre di più. Difatti riuscivo a fare gli stoppi che con i miei Magura MT7 non riesco a fare, perché per come piacciono a me i freni li ho messi giù molto più brutali e meno modulabili. Comunque ottima la trasmissione, da verificare il discorso della seconda frizione per vedere se effettivamente è da regolare o se sbatacchiava, perché per qualche motivo mi hanno sentito un pelo rumoroso. Poi c'è anche da dire che dipende dalla bici, perché se la protezione di gomma sul carro non è silenziosa come sulle altre bici che ho provato, il fatto della rumorosità magari poteva essere la catena che sbatteva sui foderi, quindi diamo il beneficio del dubbio per quello. I freni comunque, fra l'altro ricordo con olio minerale, sono davvero una bomba, molto buoni.